che differenza abbiamo tra questo esemplare color amaranto e quest'altro esemplare? Beh, sostanzialmente, innanzitutto bisogna dire che sono sono entrambi due esemplari della versione lusso. Questa è uscita dallo stabilimento di Pontedera il 22 luglio del 46, spedita alla concessionaria di Bologna Conte Antolini Marco Ossi e poi venduta in provincia successivamente di Parma. Questa invece è uscita dallo stabilimento di Pontedera il 29 settembre del 1946 e è già spedita al concessionario Luigi Di Gennaro di Roma. Ci sono già delle differenze sostanziali tra le due. Allora, innanzitutto una delle due, precisamente questa, si può fregiare anche della vernice optional amaranto che veniva fornita dalla Piaggio attraverso un sovrapprezzo di 4.000 lire. A livello tecnico, quali sono le differenze? Beh, innanzitutto i materiali con cui sono state costruite le parti leggere. Si parla sempre di alluminio, cioè cofano motore alluminio, sacca portaattrezzi alluminio, parafango in alluminio. Ma è vero in parte, perché ad esempio questo esemplare, che è più antico, è ancora costruito con queste parti in lega leggere in duro alluminio. Ma siccome la fornitura era stata praticamente portata avanti dalla ditta aeronautica SIAE, sempre per conto della Piaggio, che aveva lamentato una difficoltà nel lavorare il duro alluminio perché è molto più duro, più resistente, ma anche meno malleabile, fu sostituito alla fine dell'agosto del 1946. Le parti in lega leggera furono sostituite e cambiate dall'utilizzo in duro alluminio in alluminio comune. La prima presentazione ufficiale della Vespa è stata quella di Torino, della Fiera della Meccanica e della Metallurgia di Torino del 24 marzo. Questa fiera durò dal 24 marzo al 7 aprile. C'erano 300 espositori. Non si può parlare di una fiera del settore perché in realtà gli espositori legati al tema motociclistico in questa fiera erano solo il 10%, non di più. Però Piaggio giustamente aveva bisogno di rompere il ghiaccio e quindi, avendo già le prime 9 Vespa della cosiddetta serie 0, quelle prima che parlavo di natura sperimentale pronte, colse la palla al volo e attraverso il Conte Bocca, che insieme a Trossi e a Farina furono la società BTF che presero per primi il mandato per la vendita in Piemonte, fece richiesta per avere uno spazio di esposizione come stand Piaggio presso questa fiera. Quindi io certamente annoverei come la prima presentazione della Vespa al pubblico la fiera di Torino, senza dubbio. Piaggio ragionò in questi termini: capendo di avere in mano un prodotto vincente, decise di depositare il brevetto e chiese all'ingegner D'Ascanio di portarsi all'ufficio Manucci di Firenze, un prestigioso ufficio di deposito marchi, per depositare il brevetto. E lì successe un fatto strano. Quando D'Ascanio presentò le tavole progettuali della Vespa e già tutta la nomenclatura con cui veniva definito questo brevetto e lo sottopose all'attenzione dell'ingegner Mannucci, l'ingegner Mannucci giustamente fece osservare che per le forme della Vespa non si sarebbe potuto depositare un brevetto, bensì un solo modello d'utilità. E quindi quello che viene da tutti definito come brevetto in realtà fu un modello d'utilità. Qual è la differenza? La differenza è che il modello d'utilità ha una valenza di 4 anni, mentre, all'epoca sto parlando, mentre avrebbe avuto una valenza di 15 anni. Tant'è vero che il dottor Piaggio, sempre molto attento a tutto quello che veniva svolto in azienda, si accorse nel 1950 che si accorse nel 1949, che quello che credeva che D'Ascanio avesse depositato come brevetto in realtà fu depositato come modello d'utilità e lo invitò immediatamente a ritornare dall'ufficio Mannucci e di fare tutto il possibile per trasformare questo modello in utilità in brevetto, in quanto dall'anno successivo, proprio in virtù dei 4 anni di
validità, la Vespa altrimenti avrebbe potuto essere copiata da chiunque. Non fu possibile, però fortunatamente chi copia, come fece osservare Mannucci, una forma o comunque una tecnica impiegata da un'altra azienda, anche se semplicemente fosse stato questo depositato come modello di utilità, sarebbe incorso in quella che si definisce la concorrenza sleale. Non solo, lo stesso brevetto o modello di utilità fu depositato l'anno successivo in Spagna, in Francia, in Inghilterra e anche in America. In America invece fu accettato come brevetto. Tutta questa passione, quello che stai trasmettendo, sono ricerche, da dove deriva questa competenza che ci stai descrivendo? Ma innanzitutto io non rappresento nulla se non un semplice appassionato che i primi 15 anni ho solamente collezionato, quindi ho pensato a raccogliere materiale inerente alla Vespa dai veicoli e anche da tutto quello che era il cartaceo, tutto quello che aveva prodotto lo stabilimento di Pontedera inerente diciamo, alla Vespa e i suoi derivati, quindi anche l'Ape, il Moscone e i vari connessi. E casualmente sono stato interpellato dalla Fondazione Piaggio, dal compianto professor Fanfani, che avevano bisogno di allegare praticamente delle schede tecniche e storiche. E per cui ho cominciato a fare questo lavoro per loro, solamente che quando è arrivato il momento del compenso ho preferito avere un compenso per me più importante e quindi ho rifiutato il denaro a favore dell'opportunità di poter consultare il loro archivio, che poi è diventata la mia seconda casa. Per cui la mia emozione è stata grande quando ho potuto prendere in mano delle lettere che erano rimaste nascoste per 50-60 anni, anche più, e sviscerarle e poi incrociarle alle fonti che già erano di mia conoscenza e altre ancora che poi ho così portato avanti attraverso le visite di tantissime famiglie collegate alla Vespa. E mi ha dato insomma l'opportunità, credo, assieme anche all'amico Roberto Donati con cui ho fatto il primo libro, di mettere in luce delle realtà di questo fenomeno della Vespa che veramente mi hanno ancora reso più attaccato a questo marchio, perché veramente vedere anche la capacità imprenditoriale di Piaggio di trasformarsi da un prodotto come il prossimo libro, no? Che dice in copertina dal cielo alla terra, è un'espressione che secondo me racchiude in una frase sola la grandezza di questo uomo che riuscì a essere un grande imprenditore per quanto riguardava le forniture aeronautiche ed essere forse altrettanto se non di più per quelle terrestri.